Ci sono domande alle quali l'uomo ha bisogno di dare una risposta. Chi è Clancy? Ma soprattutto, se indosso solo i calzini, sono nudo oppure no? Forse quest'ultima rimarrà per sempre un mistero, mentre per quanto riguarda l'altra credo di avere una teoria. Se ti limiti solo ad ascoltare i 21 Pilots, dubito sarai a conoscenza della pagina dimaorg.info. Qui Tyler e Josh caricano segretamente informazioni sull'universo che si cela dietro a Trench, il loro ultimo album. I file più interessanti sono le lettere di un certo Clancy, che tuttavia non viene mai nominato in nessuna delle canzoni. E se a questo punto sei curioso di saperne di più, consiglio di recuperarti i miei 2 video precedenti che ti lascerò in descrizione o qui da qualche parte per capire al meglio quello che dirò. Dunque, prima di fare qualsiasi congettura direi di rinfrescarci la memoria con le vicende raccontate da questo personaggio nel suo diario. Clancy è un cittadino della Torre del Silenzio che fin da piccolo ammirava il Dima e l'efficienza con cui veniva gestito. Abita nel settore di Kions, vescovo riconosciuto per il suo animo docile e per non essere spietato come gli altri 8, cosa che l'ha reso ben voluto da tutti. Tuttavia Clancy non sente di appartenere a questo luogo e crescendo si accende in lui il desiderio di trovare un posto da poter chiamare casa. Nessun altro sembra sentire questo bisogno, avere una volontà propria o anche solo nutrire dubbi sulla religione instaurata dai 9, il vialismo. Così, nonostante non sia sicuro se dall'altra parte delle mura ci siano altri come lui, decide di approfittare dell'assemblea annuale dei glorificati per scappare. La fuga riesce, cammina per giorni attraverso gli immensi spazi della trincea, ammirando la bellezza della natura e scoprendo continuamente qualcosa di nuovo. Dopo qualche giorno assiste a una scena sconvolgente. Un'altra persona sta camminando senza paura nella trincea, come se in passato fosse già stata lì. E senza nemmeno essere riuscito ad abituarsi all'idea di non essere solo, ecco che sulla cima delle montagne, con fare inquietante, compaiono altri banditi, a centinaia. Da lontano si avvicina un vescovo su di un cavallo bianco e si ferma proprio davanti al tizio che ormai abbiamo capito essere Tyler nel video di Jumpsuit. Clancy scappa, lasciando l'altro al suo destino, e inizia a chiedersi se partire dal Dima sia stata davvero una buona idea. Perché per quanto il Dima non sia un bel posto dove vivere, se non altro è un luogo a lui familiare, dove sa che cosa aspettarsi e tutto è sotto controllo. Al contrario della trincea, dove tutto è imprevedibile e non hai la più pallida idea di dove stai andando o quale sia la tua meta. E sebbene ci siano altri banditi, ognuno prosegue per la sua strada e questo non fa che accentuare il senso di solitudine. Dopo 5 giorni Kions arriva da Clancy, che esausto si lascia catturare, sollevato dalla perseveranza con cui il vescovo l'aveva cercato. E di nuovo al Dima, il nostro eroe si chiede se i 9 non stiano in realtà cercando di aiutarli e quale sia la sua vera casa. E il finale non è di certo dei più rosei, ma non poteva che concludersi così, con un enorme punto interrogativo. Spesso non sappiamo che cosa vogliamo dalla vita, e se lo sappiamo non abbiamo idea di come ottenerlo o se ci renderà davvero felici. E anche se Tyler è il cantante di una band di successo, anche lui ha i propri dubbi esistenziali e i propri demoni da combattere. Infatti è per questo che ha creato Blurryface, dandogli un volto e caratterizzandolo con una parte della sua personalità. Per vederlo come una persona... Porca di quella... Per vederlo come una persona vera, di conseguenza capirlo meglio e affrontarlo, e lo stesso Clancy è una sua creazione, una parte di lui, il che significa che nonostante le strade dei 2 personaggi si siano incrociate, in un certo senso si tratta sempre di Tyler, quindi ora la vera domanda non è più chi è, ma che cosa rappresenta. In varie interviste ha dichiarato che questo è stato l'album più difficile da scrivere, soprattutto per la mancanza di ispirazione. Si è trattato di un vero e proprio blocco dello scrittore, cosa che possiamo intuire maggiormente da Pat Cheetah, ma anche da Chlorine e The Hype, per fare degli esempi. Per cui credo che al contrario di Nico, Clancy possa essere la personificazione di una parte positiva della sua mente, il suo estro nel comporre canzoni o una cosa del genere, che cerca di esplorare nuovi orizzonti musicali, sperimentando con i generi, le tematiche e il modo di metaforizzarle. Poi bisogna ricordare che Tyler, come Josh, è cristiano e la sua fede è stata spesso la benzina che alimentava la sua fiamma creativa. E se nei dischi prima era quasi sempre presente, in Trench sembra essere messa a dura prova, basta leggere anche solo i primi versi di Morph per capirlo.
In più, se pensiamo che l'origine del nome Kions nasce dalla frase Choke on Smoke di Heavy Dirty Soul, in cui Tyler nel ritornello chiede salvezza per la sua anima, e che nel Dima sia presente il vialismo, un culto in cui il neon, una luce artificiale, ovvero creata dall'uomo, viene venerata dai fedeli e sembra essere in conflitto con le fiaccole dei banditi, non sembra poi troppo assurda la possibilità che il vescovo delle lettere sia proprio Dio e che Tyler Clancy sia andato a ricercare la propria ispirazione altrove. Come se la cieca fede abbia fatto posto a una visione del mondo più scettica e razionale. Infatti il modo in cui sono scritte le lettere mi è sembrato piuttosto distaccato, come se cercasse di dare una visione della vicenda per l'appunto oggettiva, analitica, ragionata. E questa sua crisi religiosa l'ha condotto in un limbo in cui la testa e il cuore vanno in due direzioni opposte. Per quanto personali e un po' diverse da quelle cattoliche, non esistono più le certezze dogmatiche con le quali era cresciuto, ma solo domande che generano altre domande. Ovviamente questa è solo una mia teoria, ma se così fosse spero che Tyler riesca a trovare un nuovo equilibrio al più presto. Per quanto io sia ateo, sotto sotto ammiro chiunque abbia un qualche tipo di fede, perché immagino sia quell'unica cosa che ti dà forza nei momenti difficili. Io purtroppo posso fare affidamento solo su di me, anche se devo ammettere che ascoltare una band il cui motto è Stay Alive, resta vivo, aiuta parecchio. Per cui mi dispiacerebbe se Tyler perdesse una parte fondamentale di quella che è sempre stata la sua vita e la sua carriera musicale, ma a ogni modo crescere e cambiare le proprie idee fa parte della natura umana e questo non per forza è un male, l'importante è trovare un modo per stare in pace con se stessi. Bene, questo è tutto quello che avevo da dire su Clancy. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi o se hai un'altra teoria, perché sarei molto curioso di leggerla. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale e ai vari social in descrizione per non perderti le prossime uscite. Per oggi è tutto e vado a piangere sui video del concerto di Bologna perché sono povero e non avevo i soldi per andarci. Hello, we're in Bologna, Italy, and this is the Quiet Game. Ready, set, go. Time! 2.00 seconds. That was terrible, but I love you for it.